Ciao a tutti! Oggi vi mostrerò 3 ricette insolite e collegate tra loro. Lo scopo finale sarà quello di ottenere dell'aceto dai nostri peperoncini. Ma per ottenere un aceto di qualità dobbiamo partire da una sostanza alcolica. Infatti l'aceto di vino è ottimo e relativamente semplice da ottenere. Non è altrettanto semplice da ottenere l'aceto di mele. Per ottenere un aceto di qualità dobbiamo per forza effettuare 2 fermentazioni, una alcolica e una acetica. Seguitemi. Per prima cosa dovremo fare una fermentazione alcolica, da cui otterremo un vino di peperoncini. Prendiamo 150-200 grammi circa di peperoncini, lavati per bene, 150 grammi di zucchero, 1 litro d'acqua. Prendiamo un contenitore capiente per la fermentazione. Ci mettiamo lo zucchero, l'acqua, facciamo sciogliere per bene, poi mettiamo i nostri peperoncini tagliati a pezzi grossolanamente, compresi di picciuolo. A questo punto lasciamo per un giorno con sopra un pezzo di carta da cucina o una garza fermata con un elastico. In questo modo partirà più facilmente la fermentazione. Il giorno successivo mettiamo invece il nostro coperchio con il sifone. La fermentazione dovrà proseguire per 7-8 giorni e ogni giorno dovremo scuotere per bene il contenuto in questo modo. Trascorsi i 7-8 giorni togliamo i peperoncini che, se lasciati, darebbero un cattivo gusto alla preparazione. Adesso lasciamo fermentare per altri 5-7 giorni sempre con su il nostro sifone. I peperoncini che andiamo a separare dal nostro vino semplicemente li possiamo frullare, ci possiamo fare una salsina come meglio volete. Ci mettete l'aglio, la cipolla, frullate tutto quanto, ci mettete la passata di pomodoro, vabbè, la solita vincente ricetta di cui ve ne ho già parlato nei video precedenti. Passati questi 5-7 giorni circa, tutto lo zucchero sarà consumato. Per capire se quasi tutto lo zucchero sarà stato consumato dai microrganismi, ci basterà assaggiare un po' di questo vino ai peperoncini. Oppure, se volete andare sul sicuro, in commercio trovate anche per pochi soldi il rifrattometro, che semplicemente serve per testare un liquido e vedere quanto zucchero è contenuto in esso. Allora, si apre il vetrino con la pipetta che c'è all'interno della confezione. Andiamo a prendere un po' del nostro liquido, andiamo a mettere una goccia sul vetro, poi abbassiamo il coperchio, mettendolo verso la luce. Noi guardiamo all'interno, chissà se si vede. Sto che si vede. Allora, guardandoci all'interno, come potete vedere, c'è una scala graduata. Questa scala vi fa vedere quanto zucchero ancora è contenuto all'interno del nostro liquido. Ma vi garantisco che per le nostre preparazioni non c'è bisogno di tutto questo materiale professionale. Trascorsi questi 5-7 giorni andiamo ad assaggiare per capire quanto zucchero è ancora presente. Wow, piccante, frizzante. Molto buono. Adesso abbiamo ottenuto il nostro vino di peperoncini tramite una fermentazione alcolica. Adesso dobbiamo procedere con la fermentazione acetica. Per praticità travasiamo il tutto in un contenitore più piccolo e teniamo da parte un po' di questo alcol di peperoncini. Poi andremo a vedere il perché. Intanto copriamo con la carta da cucina e fermiamo con un elastico. Proseguiamo la fermentazione acetica per
1-2 mesi. Dopo un mese andiamo col nostro pH-metro a controllare il livello del pH e assaggiamo per sentire se ci piace. Se il pH sta sotto il 4 e ci piace già il gusto, va benissimo così, se no proseguiamo ancora per un mesetto la fermentazione. Nel mio caso sono passati 2 mesi. Il pH è a 3,2. Perfetto. Assaggiamo. Buono, bello acido. Retrogusto dolciastro, si sente il gusto di peperone classico degli Annum. Perché ho utilizzato gli Annum? Se volete utilizzare dei chinense e quindi ottenere un aceto molto più piccante e con un retrogusto magari più fruttato, più esotico, siete liberi di farlo. Comunque questo aceto non è troppo forte, veramente buono. Lo possiamo logicamente utilizzare sull'insalata oppure lo possiamo tenere da parte e utilizzarlo quando andiamo a fare le nostre fermentazioni e vi ricordate che a volte si forma questo lievito CAM sulla superficie. Ecco, per evitare ciò, una volta fatta la preparazione, prima di chiudere il nostro barattolo e metterlo in fermentazione, ci mettiamo un cucchiaio di aceto di peperoncini. Farà sì che si abbasserà leggermente il pH in superficie e sarà più difficile che si andrà a formare il lievito CAM. Col vino di peperoncini che abbiamo tenuto da parte, e ricordatevi, conservatelo in frigo, e anche l'aceto va conservato in frigo. Si conserva più a lungo, si deteriora meno velocemente e tenetelo in frigo. Allora, dicevo che con questo vino ai peperoncini che abbiamo tenuto da parte possiamo creare delle bibite frizzanti strepitose. Questo è il periodo delle mele, quindi se avete la possibilità andate da un contadino, sicuramente farà anche il succo di mela. Prendete un bel po' di succo di mele e seguitemi per questa preparazione strepitosa. Prendiamo una bottiglia con chiusura meccanica e mettiamo un goccio di vino di peperoncini. Ne basta davvero poco perché è estremamente attivo. 1-2 cucchiai. Poi aggiungiamo il succo di mele, diciamo circa fino a metà della bottiglia, e il resto con acqua. Lasciamo un po' di spazio dalla cima, un paio di dita circa, non riempitela completamente. Chiudiamo e agitiamo un pochino, poi la lasciamo lì da parte a fermentare a temperatura ambiente, 1-2 giorni, a dipendenza della temperatura. Se siamo nel periodo invernale, autunnale, abbiamo circa 20 gradi in casa, probabilmente ci vorranno 2 giorni. Se siamo in estate e abbiamo una trentina di gradi in casa, molto probabilmente è sufficiente un giorno. Questo lo potete testare aprendo leggermente la bottiglia, sentite quanta pressione c'è all'interno. Come al solito facciamo un piccolo test. Buonissimo. È un succo di mele frizzante, molto buono e con un leggero retrogusto piccante. Buonissimo. In conclusione, oggi abbiamo visto parecchie cose interessanti. Abbiamo visto come fare dell'aceto strepitoso con i nostri peperoncini. Abbiamo visto come fare una bevanda leggermente alcolica, chiamiamola vino di peperoncini, e abbiamo visto come ottenere una bevanda dolce, frizzante, molto piacevole, col vino di peperoncini. Come sempre, se avete domande, lo spazio sotto è tutto vostro. Vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine. Vi do appuntamento alla prossima domenica e piccanti saluti!
Joe.